ragazzi, io sono Francesco Saviano di 3D Skill Up. In questo video vedremo come creare i LOD con Blender e importarli quindi in Unity. LOD sta per Level of Detail ed è una tecnica di ottimizzazione per ridurre il carico di lavoro della GPU, riducendo i poligoni delle mesh distanti. Infatti, quando un oggetto è lontano dalla telecamera non si vedranno i dettagli rispetto a quando è vicino. Tuttavia, se non vengono utilizzati i LOD, la GPU calcolerà lo stesso numero di triangoli in fase di rendering anche quando l'oggetto è distante, portando così a un carico di lavoro non necessario e a un impatto sulle prestazioni della scena. Ma grazie alla tecnica dei LOD verranno ridotti il numero di triangoli in base alla distanza dalla telecamera. Questa riduzione avverrà gradualmente e in modo decrescente. Per convenzione si assegna il LOD 0 alla mesh originale e poi si incrementa il numero riducendo la geometria. Ma vediamo come possiamo creare i LOD con Blender. Esistono principalmente due modi per creare i LOD. Uno riducendo la geometria manualmente, oppure l'altro attraverso l'uso di un modificatore, in questo caso il modificatore Decimate. È sicuramente utile ridurre la geometria manualmente quando abbiamo a che fare con oggetti che devono essere deformati o devono essere animati come personaggi o oggetti organici, mentre possiamo abbastanza tranquillamente utilizzare il modificatore Decimate quando abbiamo a che fare con oggetti di scena tipo game prop che non hanno la necessità di animazioni o particolari deformazioni. Quindi per creare il primo LOD, prima di tutto organizziamoci nella collection. Questo è il nostro LOD di partenza e lo chiameremo con LOD 0. Quindi farò un po' di ordine anche nella collection. Facciamo in questo modo: creiamo una nuova collection di nome LODs e all'interno di questa collection creerò LOD 0. Poi, sempre all'interno di questa collection, creerò il LOD 1, LOD 2 e LOD 3. Quindi seleziono il barile nella 3D View, premo M e sposto questo oggetto 3D in LOD 0. Ok, LOD 0 non dobbiamo fare niente, è il nostro LOD di partenza originale. Ok, quindi possiamo spegnere, anzi no, copiamo prima questo, Shift D, lo duplichiamo, M e lo spostiamo sul LOD 1. Spegniamo il LOD 0 per il momento e quindi iniziamo la creazione del LOD 1. Solitamente il LOD 1 viene decimato del 60-70%, il LOD 2 intorno al 30-40%, il LOD 3 intorno al 10-20%. Quindi aggiungiamo il modificatore Decimate e qui in ratio portiamo il valore a 0.6. ok, per sistemare un po' gli errori di ombreggiatura possiamo applicare anche in più un modificatore Weighted Normal attivando anche Keep Sharp. Ok, adesso va un pochino meglio. Quindi questa è la creazione del LOD 1. Vedete che è passato praticamente da 1500 triangoli del LOD 0 a 937 del LOD 1. Ok, quindi copiamo con Shift D il LOD 1, lo spostiamo nella collection LOD 2 scusate, ho dimenticato di rinominarlo però qui, quindi LOD 1 nella collection LOD 1, rinominiamo anche la mesh con LOD 1 e questa che abbiamo appena spostato nella collection LOD 2 rinominiamola anche LOD 2. Quindi abbiamo detto 60-70% per il LOD 1, 30-40% per il LOD 2 e 10-20% per il LOD 3. Quindi LOD 2
0.4. ok, Shift D, M, sposto sul LOD 3 e vado a creare il LOD 3. Rinomino la mesh LOD 3, ok, 0.1. perfetto. Ora non preoccupatevi se ad esempio gli ultimi LOD 2, LOD 3, la mesh appare ovviamente brutta, perché comunque verrà vista veramente a distanza, quindi tutti gli artefatti o possibili problemi non si noteranno assolutamente. E anzi possiamo anche eliminare alcune parti che non si vedranno. Vabbè, adesso questo è un oggetto abbastanza semplice, ma ecco, ad esempio una cosa che possiamo fare sul LOD 3 eliminare questo scusate, intanto nascondo questi. Ok, sul LOD 3 possiamo eliminare ad esempio questa anche questa parte qui, il tappo, no? Ok, per ridurre ulteriormente la geometria. Perfetto, quindi abbiamo i nostri LOD 0, LOD 1, LOD 2 e LOD 3, rispettivamente LOD 0 1500 triangoli, LOD 1 937 triangoli, LOD 2 624 triangoli, LOD 3 134 triangoli. E siamo quindi pronti a esportarli nel formato FBX per poi utilizzarli con Unity. Quindi creiamo la nostra bella cartella FBX e esportiamo tutti i nostri LOD in formato FBX andando in File, Export FBX e ricordiamoci di spuntare l'opzione Selected Object. Ok, quindi siamo pronti per utilizzare questi LOD con Unity. Allora, ho organizzato il progetto di Unity in questo modo: ho creato le cartelle HDRI, Materials, Meshes, Prefabs e Texture. Nella cartella Texture sono presenti le varie dimensioni 4K, 2K, 1024 e 5 e 12, utilizzabili con lo shader standard PBR Metallic Roughness di Unity. E poi nella cartella Material ho creato 4 materiali differenti, ognuno con caricate le texture, una 4K, 2K, 1K e 512. Questo perché caricherò per i vari LOD le texture ogni volta con le dimensioni inferiori. Ma vediamo come. Allora, prima di tutto posto il LOD 0 qui nella hierarchy, premo F e qui seleziono il LOD da qui e vediamo che nello slot dei materiali è già caricato il matte oil barrel 4K ed è quello che voglio, perché il LOD 0 voglio che sia quello con la risoluzione delle texture massime. Ok, poi sposto il LOD 1 qui, il LOD 2 qui e anche il LOD 3. Perfetto, il LOD 1 lo seleziono da qui e nello slot dei materiali vado a caricare le texture a 2K, eccolo qui, il materiale con le texture a 2K. Nello LOD 2 quindi andrò a caricare il materiale con le texture a 1K, quindi qui faccio applica, e il LOD 3 vado praticamente a caricare le texture a 512, applica. Ok, quindi adesso seleziono il LOD 0 e aggiungo il componente LOD group. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4 LOD, qui ne abbiamo 1, 2, 3, clicchiamo qui e con il tasto destro insert before e inserirà un nuovo slot per il LOD. Ok, quindi adesso posizioniamoci qui sul LOD 0, carichiamo appunto il LOD 0, clicchiamo su add e aggiungiamo il LOD 0. Perfetto, poi andiamo sul LOD 1, carichiamo il LOD 1, qui gli diciamo yes
poi LOD 2, carichiamo il LOD 2, LOD 3, carichiamo il LOD 3. Ok, voglio sistemare un po' queste percentuali qua, queste distanze. E vedete che adesso, quando aumenta la distanza dell'oggetto dalla telecamera, ogni volta verranno caricati i LOD con la geometria appunto decimata che abbiamo creato in precedenza con Blender. Adesso una cosa interessante che posso fare è da qui, da questo pannello della gerarchia, selezionare, intanto spostarmi qui in asset dove riesco a vedere la cartella prefabs e selezionare questa mesh qui che è il LOD 0 che ha imparentato LOD 1, LOD 2, LOD 3 e trascinarla nella cartella prefabs. A questo punto mi chiede se voglio creare un prefab, gli dico ok e perfetto, in questo modo ho creato un prefab. Posso cancellare questo dalla gerarchia. Questo significa che in maniera molto semplice posso posizionare tutti gli oggetti che voglio nella scena e lui avrà già caricato il componente LOD group. Questo dei prefabs è sicuramente un modo rapido per riutilizzare i nostri oggetti nella scena. Ok, quindi questo è tutto su come creare i LOD con Blender e utilizzarli per Unity. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Grazie ragazzi, alla prossima!